Salve a tutti, bentrovati. Questo che state vedendo è un video simile a quello che ho pubblicato la volta scorsa, dove mi avete visto sostituire la pompa dei freni, i dischi, le pastiglie, i tubi flessibili ed anche l'olio idraulico. Quindi ho fatto un lavoro completo. Poiché la maggior parte di voi non ha esigenza di fare tutto questo, allora, sotto il suggerimento di alcuni di voi, ho pensato bene di creare questo tutorial molto più corto in cui vi spiego come sostituire velocemente solo i dischi e le pastiglie. Se seguirete i miei consigli tutto questo lo farete in 15 minuti. Quando posizionerete l'auto sui cavalletti per lavorare, mi raccomando, non fidatevi solo di questi. Io preferisco mettere anche le ruote e dei pezzi di legno sotto, insomma, in modo da lavorare con una maggiore sicurezza. Bene, una volta rimosso il tappo dalla vaschetta dell'olio dei freni, ora incominciamo. In questo punto, dove vi ho messo la freccia gialla, il tubo flessibile della pinza dei freni è fissato all'ammortizzatore. Bene, rimuovo questa clip e poi con il cacciavite faccio leva per farlo uscire dalla sua sede. Adesso scollego, eccolo qua, lo spinotto del sensore che rileva il consumo delle pastiglie. Ecco fatto. Adesso devo svitare i perni della pinza. A questo scopo vado a rimuovere i tappi di protezione di questi perni. Ecco, questo è il primo tappo. E quest'altro è l'altro. Adesso rimuovo questo pezzo metallico, eccolo qua, questo non è altro che un fermo per bloccare meglio la pinza, userò un cacciavite per fare questo. Bene, ora con chiavino esagonale da 7 vado a svitare due perni per rimuovere la pinza. Questo è il primo perno. E quest'altro è il secondo perno. Ora per rimuoverla è sufficiente dare un paio di colpi di martello, molto semplice. Ok, l'abbiamo rimossa, questa è la prima pastiglia e quest'altra, eccola qua, è l'altra. Ora devo spingerla indietro perché devo fare indietreggiare il pistoncino della pinza. A questo scopo utilizzo un morsetto, eccolo qua. Questo morsetto lo troverete in commercio al costo di 6-7 euro. Una volta che lo abbiamo spinto tutto indietro, possiamo rimuovere quest'altra pastiglia, in questo modo. Ovviamente spingendo il pistoncino indietro abbiamo mandato indietro anche parte dell'olio idraulico che si trovava nella pinza. Quindi andate a dare un'occhiata nel serbatoio della pompa perché certamente a causa di questa azione sarà aumentato il livello del liquido all'interno di esso. Mettete qualche straccio per evitare di farlo cadere a terra. Ora dobbiamo rimuovere il supporto della pinza. Eccolo, è questo che vi sto mostrando. Per farlo userò una bussola Torx e questa è la bussola è la numero 16. Bene,
dobbiamo svitare due perni che si trovano nel lato di dietro. Ecco, questo è il primo. E quest'altro è il secondo. Bene, ora possiamo rimuovere anche il disco. Per farlo dobbiamo svitare due viti. Questa è la prima e quest'altra è la seconda. Molto semplice. Un paio di colpi di martello e viene via. Ciao Franco, Ciao Ciro. entro dentro? Sì, prego. Ciao Franco, Ciao Ciro. qual è la mia roba? I ricambi due sono questi qua. Pasticche Sì, della marca Delphi. Sono queste qua. ottimo, queste qua sono ottime per me, Sì, benissimo. ottimo prodotto. I tubi freno. Eccoli qua. Questi qua invece? E i dischi freno che tu mi hai chiesto. Ottimo, questi qua Della sono Delphi. perfetti. Ricambi primi impianto sulla marca Opel, Chevrolet eccetera. Vabbè, vanno bene per l'appunto, vanno bene. Sicuramente. Ok. Va bene, grazie Franco. Franco, A grazie posto. mille. Ciao. Ciao Ciro, ci vediamo. Buone Ciao, cose. ciao, Ciao, buone cose. Anche a te, ciao. Prima di installare i componenti nuovi, vi consiglio di effettuare una bella pulizia utilizzando un po' di gasolio. Allora ragazzi, questo è il disco vecchio che devo sostituire. Ovviamente vanno cambiati sempre a coppia. Per capire se sono da sostituire i vostri dovete guardare in questo punto in cui vi ho messo le frecce gialle. Eccole qua. Se noterete in questo punto uno scalino di 2 o 3 mm, allora vuol dire che i vostri dischi sono decisamente usurati e vanno cambiati. Io ho acquistato questi della marca Delphi, sono ottimi e mi sono costati soltanto 45 euro. Prima di installare i dischi nuovi è importante confrontarli con i vecchi per vedere se sono uguali. Se sono perfettamente identici, allora possiamo installarli. Usiamo un po' di acetone per rimuovere il grasso che è stato messo dal fabbricante per proteggere il metallo dalla ruggine.
Per installare i dischi useremo le viti nuove che ci sono uscite dallo scatolo. Eccole qua. Questo qua invece è il supporto della pinza e lo fisseremo con i due perni. Bene, ora è il momento di installare le pastiglie dei freni. Ecco, io ho acquistato queste della Delphi, le ho pagate 20 euro. Mi raccomando, anche qui confrontate il ricambio nuovo con il vecchio, deve essere perfettamente uguale. Noterete sulla pastiglia vecchia che il filo del sensore che rileva l'usura del materiale di attrito si è staccato. Eccolo qua. Questo è dovuto al fatto che il materiale di attrito si è consumato molto. Infatti guardate la differenza di spessore di questo materiale tra la pastiglia vecchia e la pastiglia nuova. Attenzione, sulla pastiglia esterna della pinza dovete rimuovere questa protezione di carta che sto togliendo adesso. Sotto questa protezione c'è un adesivo e serve per evitare che la pastiglia faccia rumore. Quest'altra invece va inserita con le alette di acciaio nel pistoncino della pinza. Ecco, in questo modo. Per fare questo non occorre assolutamente scollegare la pinza dall'impianto idraulico come ho fatto io in questo momento. Io l'ho fatto per un altro motivo che per adesso per voi non è importante. Bene, messa la seconda pastiglia, ora possiamo posizionare la pinza nella sua sede. Per fissarla ovviamente useremo gli stessi perni che abbiamo rimosso all'inizio del video. E li stringeremo utilizzando il solito chiavino esagonale da 7. Inseriamo adesso la molletta che fa da fermo usando una pinza. Ricolleghiamo lo spinotto del sensore che rileva il consumo delle pastiglie. Vi suggerisco fortemente di lavorare sempre su una sola ruota alla volta, perché se non vi ricordate come rimontare qualcosa, allora potete dare un'occhiata all'altra ruota che ancora dovete smontare per vedere come fare. Bene, siamo giunti al termine. Ora per completare il lavoro dobbiamo azionare il pedale del freno 2-3 volte in modo da far accostare le pastiglie ai dischi. Il lavoro è completato, ora andiamo a dare un'occhiata al livello dell'olio nella vaschetta della pompa per vedere se è tutto ok. Se è il caso ne aggiungeremo un poco ed abbiamo finito. Carissimi amici, volevo dirvi che alla fine di questo video troverete un altro tutorial nel quale vi mostrerò come sostituire anche la pompa dei freni e come fare lo spurgo dell'aria dall'impianto frenante. Bene,
Detto questo, ora ricordatevi di invertire le ruote sullo stesso lato quando le andrete a installare. In questo modo avrete un consumo più uniforme del battistrada. Le pastiglie nuove hanno bisogno di un periodo di rodaggio perché devono accoppiarsi in modo perfetto alla superficie dei dischi su cui dovranno premere. Per farle combaciare bene bisogna evitare di fare frenate brusche per almeno i primi 300 km. In questo modo le pastiglie si limeranno bene solo dove occorre a una temperatura moderata. Ok, il collaudo è andato a buon fine, ho aspettato che la mia auto percorresse i 300 km come da istruzioni e poi ho fatto queste frenate brusche. Devo dire che l'impianto frenante ha risposto in modo eccellente, arrestando l'auto in pochissimo spazio. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!